tutti, io sono Giuliana, lui come sempre è Daniele e siamo di nuovo nella nostra cucina. Oggi proveremo a preparare insieme a voi due piatti della cucina indiana, il Murg Tikka Masala, ovvero il pollo speziato, e il dal, che sono delle lenticchie indiane. Per il pollo ci servirà del pomodoro, noi abbiamo della polpa di pomodoro, dell'olio, dello yogurt greco, del pollo disossato, una cipolla, dell'aglio, un limone, una radice di zenzero e una serie di spezie, il coriandolo, il cumino, il pepe di cayenne e l'alloro e ovviamente dimenticavo il garam masala. Mentre per le lenticchie ci serviranno ovviamente le lenticchie, il dal, della curcuma, della senape, di nuovo il garam masala e direi che è tutto. Ovviamente accompagneremo il pollo e le lenticchie con del riso basmati. Bene, possiamo iniziare. Il primo passaggio che dovremmo fare è quello di lavare le lenticchie fino a quando l'acqua non sarà trasparente e non avrà più liquido. Adesso li lasciamo in ammollo per un'ora con dell'acqua e li mettiamo da parte. Dopodiché passiamo a tagliare il pollo. Adesso prendiamo il pollo e lo mettiamo insieme allo yogurt greco ad ammorbidirsi e a macerare un po', diciamo per un'oretta, allo stesso tempo che ci mettono le lenticchie ad ammorbidirsi nell'acqua. Ok, adesso lo copriamo con della pellicola e lo lasciamo in frigo per un'oretta. È passata un po' più di un'ora, adesso possiamo scolare le nostre lenticchie, i nostri dal. Lasciamo qua a scolare e nel frattempo puliamo la nostra cipolla. Dopodiché ci servono da 3 a 6 spicchi d'aglio, noi optiamo per 3, io pulisco gli spicchi d'aglio, nel frattempo Daniele pela lo zenzero, ne serve un pezzettino grande più o meno, fa vedere, più o meno così, ok. Ok, abbiamo la nostra cipolla, l'aglio, lo zenzero e adesso tritiamo tutto in un tritatutto. Deve diventare una specie di pasta, quindi se serve si aggiunge un po' d'acqua, io lo aggiungerei. E lo mettiamo da parte. Adesso prendiamo un po' d'olio e lo mettiamo nella padella. E lo facciamo scaldare. Adesso possiamo aggiungere le spezie in modo da farle tostare per 10-15 secondi. Partiamo con il coriandolo, un cucchiaio.
2 cucchiaini di cumino, curcuma, eccola qua, un cucchiaio, e poi pepe di cayenne, un quarto di cucchiaino, e poi li facciamo andare a fuoco medio basso per 10-15 secondi, in modo che si tostino leggermente. A questo punto aggiungiamo la nostra purea di cipolla, aglio e zenzero e la facciamo andare per 5-8 minuti più o meno, girandola di frequente in modo che non si bruci. Mentre aspettiamo che il nostro preparato sia pronto per procedere, ci muoviamo verso il dal, che va sciacquato, e poi possiamo passare sui fuochi. Possiamo aggiungere il pomodoro nel nostro preparato per il muro che ticca. Nel frattempo ci dedichiamo alle lenticchie. Daniele ha tritato finemente la radice di zenzero, che adesso andrà insieme alle lenticchie. Nelle nostre lenticchie aggiungiamo del sale, un cucchiaino di zenzero tritato, come dicevo prima, e adesso aggiungiamo anche mezzo cucchiaino di curcuma. Dopodiché lo copriamo con l'acqua a livello delle lenticchie e lo facciamo cuocere per una mezz'ora. È arrivato invece il momento di aggiungere il pollo che avevamo messo a marinare. Eccolo qua. Bene, adesso aggiungiamo il sale, il pepe e mezza tazza d'acqua. Copriamo e cuoce per mezz'ora. Copriamo anche le nostre lenticchie. Sempre per le lenticchie adesso dobbiamo preparare un po' di spezie. In un pentolino aggiungiamo dell'olio, prego, e poi procediamo con le spezie. Senape, mezzo cucchiaino. Cumino, mezzo cucchiaino. Peperoncino, mezzo cucchiaino. 2 foglie di alloro. Adesso le facciamo andare e le facciamo tostare leggermente. Dopo qualche secondo spegniamo in modo che non si brucino e queste spezie le aggiungeremo quando saranno cotte alle nostre lenticchie. Ora non ci resta che aspettare che tutto sia pronto. Le lenticchie sono cotte, adesso le spegniamo e poi vanno girate energicamente, in modo da ridurle un po' in pappetta. Poi prendiamo il garam masala e lo sciogliamo in alcuni cucchiai d'acqua. Eccolo qua. Adesso lo aggiungiamo alle lenticchie. Accendiamo di nuovo il fuoco per poco tempo, e aggiungiamo anche il preparato di spezie che è già pronto. L'acqua bolle, possiamo buttare il nostro riso basmati. Il nostro pollo è quasi pronto, adesso lo spegniamo e a fuoco spento aggiungiamo un altro po' di yogurt che adesso Daniele porta, un po' di succo di limone
e un po' di prezzemolo. Il pollo è pronto, aspettiamo che cuocia il riso, le nostre lenticchie sono praticamente pronte, fra poco impiattiamo. Spegniamo le nostre lenticchie e poi per renderle leggermente più cremose a fuoco spento aggiungiamo un po' di yogurt. Abbiamo dimenticato di dire e di fare una spruzzata di garam masala all'interno del pollo, sempre alla fine quando è fuori dal fuoco. Ed ecco il nostro piatto finito. Buon appetito! Abbiamo la nostra cipolla, l'aglio, lo zenzero e adesso possiamo aggiungere e poi pepe di cayenne, un quarto di cucchiaino. In un pentolino abbiamo messo un po' d'olio, queste spezie. Le facciamo... È brutto! No, non faccio niente. Io The smell. Le lenticchie sono cotte, adesso le sforiamo. Yeah! Yeah! Ciao a tutti, io sono Giuliana e oggi vi mostrerò come realizzare un centro tavola primaverile fai da te, proprio come questo.